Salve a tutti ragazzi, bentornati su Spaghetti Gaming, io sono Christian e siamo qui con un nuovo episodio di The Outer Worlds Special Choice Edition su PC. Per la precisione si tratta dell'episodio numero 2. Al termine del primo episodio ci eravamo lasciati qui, fuori dalla nave di Unreliable, inaffidabile. Avevamo parlato con l'ispettore raccontandogli una frottola e dicendogli che eravamo noi stessi un ispettore, quindi lui ci ha indirizzato verso Edgewater per parlare con il suo capo fondamentalmente. Quindi andiamo verso Lungacqua, Edgewater, che è precisamente lì, ne vediamo già l'insegna, e proseguiamo questo episodio ragazzi. Allora, qui dovremmo incontrare già dei predoni, ce ne sono altri anche lì sopra, ma aspetterei ad andare lì perché so che sono un pochino degni quelli. Sì. Andiamo magari nei prossimi. Ok, raccogliamo le munizioni, questo non aveva addosso niente, questo neanche. Dove è finito l'altro predone? Ok, ce ne siamo persi uno per strada. Come al solito io mi perdo i cadaveri in questo gioco ragazzi. Ah, tra l'altro volevo dirvi in merito a Fallout New Vegas e Fallout 3 ho disinstallato e reinstallato i giochi e reinstallato solo alcune mod perché avevo davvero un sacco di problemi e comunque presto porterò ulteriori episodi anche per quei due giochi, per chi fosse in attesa di nuovi episodi di New Vegas e Fallout. Guardate che bello ragazzi, fantastico questo scorcio, davvero bello. Ok, siamo arrivati, questa è Edgewater e qui dovremmo avere l'ingresso passando per il cimitero. Esatto, troviamo anche subito un NPC qui, Silas, che ci ha già visto. Oh, hey, where'd you come from? Salve Silas, salve buon uomo. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. La mia capsula si è schiantata oltre quelle colline. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Per questo che sei accompagnato da due guardie armate? I'm being vigilant. Don't want to get blindsided by some corpse-chewing marauder come stalking out the shadows. Mi stai dicendo che ci sono dei cannibali là fuori? Oh, worse. Unemployed cannibals. You ever seen a marauder hold down a job? Or put a stake into society? Se hai un problema con i perdoni io ti posso aiutare a risolverlo. Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. She pays for marauders by the finger. Ok. Non ho capito come ti chiami. Io sono Chris Roman, gli do il mio vero nome. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you.
Va bene così. Silas, junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Apprendista numatore. Titolo pomposo per un becchino. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly junior gravesite builder, then junior interment engineer. Oh, and I was a junior burial assistant for a time. Non sei un po' vecchio per essere un apprendista? The rate I've been working, I'm bound to earn a promotion. Must be about 50, 60 burials away from associate in humor. Va bene. Con chi devo parlare per avere un regolatore di energia? Definitely not the junior in humor, that's for sure. Effettivamente no. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Dipende dalle opportunità, mi stai offrendo un lavoro? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Quindi tu vuoi che io riscuota quello che ti spetta, giusto? Ma poi scusa, la gente deve pagare per essere sepolta? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Va bene, riscuoterò i contributi per te. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Perché Bernati è un caso speciale? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Ok, dove posso trovare queste persone? Conrad's got a barbershop in town. Uh-huh. Phyllis works at the cannery most hours. Ok, Abernathy, I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. e quindi Ludwig è alla piattaforma di atterraggio e tutti gli altri sono dentro la città. Va bene. Andiamo a cercarli. Tracciatore delle missioni, visualizza obiettivi per la missione attiva. Puoi cambiare missione attiva nella sezione missioni del tuo registro. Queste sono le guardie, guardate che belle le loro armature. Beats working at the cannery. Effettivamente. Non fa una piega. Ok. Allora, qui entriamo direttamente in città, ragazzi. A questo punto io però andrei a parlare prima. No, sì, dai. Entriamo in città, proseguiamo per la nostra missione principale. E poi... Poi eventualmente facciamo la missione che ci ha dato il becchino. Ok, siamo entrati a Lungacqua, guardate che bella anche la città. Corsi fantastici. Molto Firefly, molto New Vegas nello spazio, se volete. A me piace un sacco lo stile. Comunque, noi dobbiamo andare verso il capo della città, quindi passiamo da questa parte. Saltuna Cannery. Ok, qui fanno il saltonno e in cima a questo conservificio di saltonno c'è l'ufficio del tizio. Sentite che musichetta c'è nell'ascensore. Miss Holcomb, I need you to explain this to the grease monkey, Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir.
You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Ci state mettendo? Scusate, mi spiace disturbare la vostra conversazione riguardo la qualità del vostro saltorno, che è alquanto dubbia, però... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Tu sei Reed? Mi hanno detto che dovrei parlare con te. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Uniforme, di che parli? Io non lavoro per la soluzioni spaziali. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Senti, la mia nave ha bisogno di riparazioni. Sto cercando un regolatore di energia. Only regulator we've got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Sentiamo. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Cosa intendi con praticamente abbandonato? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Che sorpresa, non l'avrei mai detto. Non credo che quelle persone siano entusiaste all'idea di rinunciare alla loro energia. O sbaglio? No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Perché? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. E ti servono proprio. Ok, sotto quel punto di vista. Ho avuto modo di vedere Lungacqua. Non posso biasimare quegli operai per aver scelto di andarsene. Neither do I. The fault was entirely mine. I pushed them too hard. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I Perché want sarebbe l'unica alternativa che avrebbero. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go. And that it's time her band of deserters came back to town. Come riconosco Adelaide? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Va bene. Deve esserci un motivo però se quegli operai se ne sono voluti andare, no? That reason was me. I asked too much and pushed too hard.
But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Va bene, cercherò di fare il possibile. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Ok, non mi dispiacerebbe avere un po' di compagnia. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Mettiamoci al lavoro. Seminario per nuovi manager EP compagni. Parvati, ragazzi, è uno dei companion più epici della storia dei GDR, quindi preparatevi. Ora hai un compagno. I compagni sono personaggi che si uniscono alle tue avventure e ti aiutano in vari modi. I compagni al tuo fianco, più uno compagni sono al tuo fianco nei combattimenti. Più le loro abilità migliorano le tue abilità, più aumentano la tua capacità di carica, più puoi sbloccare speciali doti di combattimento dei compagni utilizzando l'abilità ispirazione. Scopri di più sui tuoi compagni nel registro compagni. Ok, quindi Parvati è il nostro primo companion ed è companion epico, ragazzi. Andiamo. Hey, mister, can we talk? Sorry. Let's talk when you're free. Quindi Parvati vuole parlarci, io direi che... Oh sì, forse possiamo parlarci anche subito. Parliamo subito. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Allora, l'impressione che io ho avuto di Reed non è stata proprio quella di un'anima onesta, sbaglio? Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. In che rapporti eri con i disertori? Lavoravate assieme, eravate amici o altro? I don't know anybody well. I mostly listened to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Beh, quello era uno spasimante, credo. E conosci questa Adelaide di cui ha parlato Reed? Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Quindi per quale motivo Adelaide e Reed stavano litigando? Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. Oddio, non posso biasimare comunque chi vuole andarsene da questa città. Questa città ha dei problemi, Parvati. Life's hard here.
especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Va bene, andiamo a parlare con il vicario. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. Sicuramente. That's what my dad used to say anyways. Era un ottimo consiglio da parte di tuo padre. Andiamo a parlare con il vicario, quindi. Che è qui, per fortuna. I'm sorry. I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out. I've always Okay. felt weird in here. It's too clean. Ecco il vicario. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Parvati voleva parlarti a proposito di quello che Reed ci ha chiesto di fare. What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Di tagliare la corrente ai disertori di Adelaide. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Quindi cosa consigli di fare? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Pensi che sia possibile? Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Sono già stato là fuori. Non è un problema. Me la cavo sicuramente meglio di un vicario. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. Quanto seducente. E come mai un vicario è alla ricerca di un libro eretico proibito? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Ma chi la racconti, vicario? Prima di accettare ho bisogno di sapere qualcosa di più su questo libro. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Va bene, andrò a cercare questo libro. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here.
Grazie anche per il consiglio sulla questione dei coloni. Andiamo a Parvati. Allora, nel frattempo si sta facendo giorno. Io direi che possiamo passare alla missione di servizio funebre, così recuperiamo i crediti all'interno della città e poi anche dal tizio alla piattaforma di atterraggio. Allora, il primo è il barbiere, Conrad. Sì. Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Rilassati, mi sono lavato. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, ok. Senti, mi manda Silas per riscuotere i tuoi contributi. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Tessa il verde? As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Me ne fischio, farà finita e paga. Questo sì che è un melodramma, Conrad. Hai mai pensato di darti alle serie televisive? Thank you, no. I despise the serials. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Un momento, perché il diritto alle cure mediche? Poi, perché non prendi tempo dando a Silas una cambiale? Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ci penso. Ti faccio sapere. Much obliged. E ho anche già la soluzione. Guarda, entro qui. Leggo questo. Conrad, il receptionist si è sparato. Non mi piace per niente. L'azienda finirà per vederla per quello che è. Distruzione di una proprietà delle soluzioni spaziali. Questo per farvi capire il setting di gioco in cui siamo, eh. Eugene era una risorsa e qualcuno dovrà risarcirne il valore. Ti rovineranno, quindi stavo pensando di impegnare i suoi denti. Eugene aveva una serie completa di denti d'oro, un'eredità tramandata in famiglia o qualcosa del genere. Stai trattando tu il suo corpo, vero? Fruga un po' e strappaglieli. Vendiamo i denti in un posto tranquillo, usiamo i bit per rifondere il costo del suo corpo e nessuno scoprirà niente. Cosa ne pensi? Non scrivermi la risposta, non parlarmi nemmeno. Fammi un segnale speciale la prossima volta che mi vedi. Alza le sopracciglia. Phyllis. Allora, io direi che questa cosa dei denti è proprio una bella idea, Conrad. Sembra avere una buona preparazione. Anch'io ho qualche nozione di medicina. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? Sì, diciamo un po' meno, però anche meno. Immagino tu abbia studiato in una scuola di medicina. Experience was my teacher. Experience and... So, you want to be an embalmer, brochures 1 through 5, courtesy of the Spacer's Choice Department of Career Development. Ok. Senti, io ho saputo di Eugene.
Perché non usi i suoi denti come garanzia sui tuoi contributi funerari? You know about Eugene? How? Ho trovato il biglietto di Phyllis. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Guarda, sono certo che non ne sentirà la mancanza. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the Ma property no, of Spacer's prenditeli. choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Un pensierino ce lo farei. Are you asking rhetorically? Because if you're being serious... Ugh, gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. L'abbiamo convinto. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. Perfetto. Sicuro? I'm sure that I have no other choice. Ok. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. È da cambiare. Perfetto. Il primo lo abbiamo risolto. Ora ci manca Phyllis, Albernati. Andiamo da Albernati che è qui vicino. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as the spring. Ma non sembra che stai proprio bene, eh? Ti posso sapere perché sei così nervosa? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Sono qui per riscuotere i contributi funerari. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Proviamo a fregarlo. Sa e mi ha raccontato tutto. Pensavi davvero di poter mantenere a lungo un segreto del genere? Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching, and soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Guarda, mi dispiace molto, ma io devo solo riscuotere. You are? Oh, wow. First time anyone's ever told me that. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Cosa vuoi che faccia? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Non così in fretta, ho delle domande. I'll do what I can. Immagino ci siano delle guardie, no? You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. Predoni. Ok. Cosa stai dirmi di questi predoni? I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Ok, So you'll do it then? ci proviamo. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, law, it's in my spleen now. I can feel it. C'è altro che dovrei sapere su questo centro comunitario? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Lo sai che stai correndo un bel rischio a fidarti di me, vero? I know that. But
but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Va bene, ti lascio in pace per ora, ti faccio sapere. Ok. You're making a mistake working for Abernathy. Scusa? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. In realtà manifesta i sintomi di qualcosa. Tu dici che è psicosomatico. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. A cosa ti serve? I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Lascia che sia io a preoccuparmene. Alright, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Va bene, ci penserò. That's all I can ask of you. Ok ragazzi, siamo arrivati a 36 minuti, pertanto andiamo anche da Phyllis a riscuotere l'ultimo contributo, anzi il penultimo, perché poi ci manca anche Ludwig lì fuori. No, anche qui andiamo a riscuotere un contributo funerario da Phyllis, che è qui sopra, esatto. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Contributi funerari. Sono qui per riscuotere le imposte previste. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Questi documenti non sono firmati a tuo nome. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Ah. Gentile, da parte tua, credo. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Hai detto che si è sparato, giusto? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Vabbè, non deve essere comunque facile perdere un familiare in quel modo, no? Eugene wasn't family. Come no? Mi pareva di aver capito che tu fossi la sua parente più stretta. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Stai scherzando, spero. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Ma era una persona, non una risorsa. Di cosa stai parlando? Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Vabbè, senti, tagliamo corto. Questa roba mi sa che non ci capiamo. Tante belle cose, Phyllis? Abbiamo anche il suo contributo funerario, ci manca quello di Ludwig e poi abbiamo finito, ragazzi.
Per andare da Ludwig credo si possa passare da qui. Ok, ho preso l'uscita giusta, lui è lì dentro. Siamo anche saliti di livello. A questo punto piazzo i punti prima di parlare con Ludwig, ragazzi. Ok. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Mi manda Silas. Gli devi contributi funerari. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Di che stai farneticando? The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Non so di cosa tu stia parlando. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Ho una domanda da farti. Go on. Cos'hai contro gli automeccanici? You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you. Scanning you with its murderous oculars. Credo che facciano solo quello per cui sono state programmate. Mechanicals have been programmed to eliminate the human race. They've been programmed to replace us. First they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Va bene, diamogli corda. Se la resistenza ha bisogno di mercenari, sono disponibile. I've been gathering up a war chest over the years. So tuna cans, mostly. Some spacer's chaw. Few bit cards. I'll reward you for your aid. Ok. Però gli eserciti seri pagano dei contributi per il reclutamento. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Grazie, caro. Cosa vuoi che faccia? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Per poter dare la caccia all'esploratore meccanico mi serviranno delle dritte. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical Un'informazione term is, interessante. the blue glowy square thing. Ok. Grazie, caro. Ora, torniamo da Silas, visto che abbiamo raccolto tutti i contributi. Poi andiamo a cercare questo esploratore automeccanico, che è qui vicino, ragazzi. E poi chiudiamo l'episodio.
Ok, siamo arrivati da Silas. Hey, Miss Parvati. Come for a visit? Not today. Just helping this fella. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Di che parli, Silas? Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Ok. Scusa, Parvati, mi dispiace. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? A proposito dei contributi. You run into any trouble? Tutto a posto. Scartoffi, contributi e firma. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Dai, tiriamola sta corda. Ce l'ho messa tutta per te. And I'll buy you a drink sometime. Ci conto. Arrivederci. Allora, abbiamo preso anche 300 crediti. A questo punto io direi che possiamo cercare l'automeccanico, ragazzi. Facciamo questa parte e poi chiudiamo l'episodio. Sì, siamo arrivati a 46 minuti, quindi andiamo dall'automeccanico che è da questa parte. Vi ci porto subito. Si passa di qua. E lui dovrebbe essere qui dentro, sul retro della di Edgewater. Credo ci sia una sorta di discarica qui e lui è piazzato qui dentro la discarica. Guardate il pericolosissimo esploratore automeccanico. Ah, he ain't no threat. Bet I could fix him up smart. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. Sì, direi che sì, visto che non abbiamo ancora ingegneria a livello 38, fai pure tu, Parvati, grazie. Yep, I see the problem. His nav mod got dislodged. Must have taken a tumble. Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards anyhow. His name's Jeremy, by the by. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Beh, buona fortuna. Be more careful out there, Jeremy. Ok, recuperiamo un po' di materiali. Se li troviamo. Un po' di cosette le abbiamo trovate, dai. Abbiamo trovato anche una pistola. Vediamo se qui c'è altro. C'è qualcosa. Munizioni, componenti, cartuccia. Scusate, bene tutto, però neanche lasciar lì le cose.
Ok. Qui c'è un gri magnetico. Un pillola a razione rapida. Un drone già saccheggiato e nient'altro. Tatterone, torniamo dal tizio, da Ludwig, a dirgli che abbiamo gestito la problematica con l'esploratore automeccanico. Guardate che bello, tra l'altro. Davvero bello. Esteticamente mi piace tantissimo. Anche se non raggiunge livelli di grafica fotorealistica, ragazzi, mi piace molto molto lo stile di The Outer Worlds e ho davvero grandi speranze nel sequel di Outer Worlds 2, spero che arriverà durante il 2025. Eccoci. Bring us honor, soldier. Non dovrai più preoccuparti di quell'esploratore. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. Ecco, bravo. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Hai nascosto la tua arma segreta in un gabinetto. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Va bene, ti farò sapere se la trovo. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Ok, ora lui ci ha chiesto di andare a recuperare un'arma. Facciamo anche questa, ragazzi, e poi davvero chiudiamo l'episodio. L'arma è dentro il bagno di un bar qui all'interno di Lungacqua. Bar, credo sia questo, esatto. You're not a big drinker, are you? No, senta, vado in bagno, signora. Ecco il pacchetto. Possiamo tornare a parlare con Ludwig. Ma non da quella uscita, ma da questa qui. E poi chiudiamo l'episodio. Così ci dà l'ultima parte della sua missione. Ci manderà anche lui all'impianto geotermico, quindi poi combacerà con anche la missione che dobbiamo fare per Reed. Eccoci. Bring us honor, soldier. Ho trovato il pacchetto di cui parlavi. Feast your eyes, soldier. This here's a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Come si usa l'unità danni personalizzabili di preciso? There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Perfetto. It's time for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Ok, ho già il codice di accesso di Reed, non ti preoccupare. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related Che to ti devo security. dire io? I need you to get us the brain of a mechanic. Non è colpa mia. Not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module.
Come faccio a procurarmi un modulo logico? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries, so you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. Ok. Parvati, credi di poterci aiutare con il modulo logico? I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Ok. Cos'hai in mente? Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Ok. Lungacqua in mezzo al nulla. Non hai nessun contatto. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. Ad ogni modo, penso di potermela cavare, dai. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Scusate, il mio personaggio si è toccato nel frattempo. Tante belle cose, Ludwig? Ok. Abbiamo anche ottenuto una modifica per armi. Controlliamo le nostre armi. Non è che abbiamo delle armi particolarmente interessanti, Spero di trovare presto un'arma, così monteremo poi il modulo che ci ha dato lui sull'arma. Vediamo se qua dentro c'è un'arma che possiamo fregargli, tipo questa. Mazza. Crediti. Quello non possiamo aprirlo. Va bene ragazzi, io direi a questo punto che possiamo chiudere qui questo secondo episodio di The Outer Worlds Spacer Choice Edition. E io spero che questo secondo episodio vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto a dovere. Se è così vi invito a mettere un like come al solito, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e se vi va di farlo per aiutarmi a farlo crescere. Come al solito in descrizione troverete il link di Instant Gaming per l'acquisto di The Outer Worlds, e si tratta di un link di affiliazione, pertanto se effettuate l'acquisto da quel link 3% del valore del vostro acquisto verrà versato al mio utente di Instant Gaming, e in futuro con questi crediti acquisterò altri giochi da portare sul canale. Detto questo, io vi ringrazio ancora per essere arrivati fino qui e ci vediamo presto con i prossimi episodi. Ciao a tutti e grazie. Ho trovato spaghetti. Credo proprio che questo punto me lo aggiudico io. Non